Buongiorno amici, io mi sono svegliata da poco, infatti quello che vedete è un super pigiama. Dopo ve lo faccio vedere perché fa parte di una serie di regali che ho ricevuto. Stamattina abbiamo da sistemare per bene casa perché ieri abbiamo avuto due amici di Alessio a cena, solo che poi sono andati via tardi e quindi vi dico la verità, eravamo morti, avevamo un sacco di sonno e quindi non ce l'abbiamo fatta a sistemare. O meglio, io non riuscivo ad andare a letto con veramente un casino incredibile, quindi ho deciso di far partire la prima lavastoviglie, quindi l'ho caricata bene, per bene e l'ho fatta partire, però comunque rimane qua ancora un sacco di roba, quindi adesso penserò a sistemare insieme ad Ale. Infatti se sentite qualche rumorino di sottofondo è perché è appena partita la seconda lavastoviglie. Volevo far vedere anche, siccome qualche giorno fa è stato Santa Lucia, i regali che ho ricevuto dalla mia mamma e dalla mia nonna. Non so se tutti sapete cos'è la Santa Lucia, comunque è una festa che si festeggia in alcune parti d'Italia, a Brescia dove abito io è molto sentita la cosa e si ricevono molti regali al pari del Natale, o anzi addirittura da noi si ricevono più regali a Santa Lucia che a Natale, poi dipende, ogni famiglia è un po' a sé, si gestisce queste tradizioni come meglio crede, però appunto nella nostra famiglia, anche se noi bambini siamo molto cresciuti, continuiamo a ricevere la Santa Lucia dai nostri genitori, nonni eccetera, e appunto si tende a fare regali più importanti a Santa Lucia che poi a Natale. Questo è il risultato della tavola di ieri. Come vedete abbiamo utilizzato la mise en place che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, solo che c'è qui ancora un po' di casino. Una lavastoviglie è già andata e la seconda è partita adesso, quindi adesso ci occupiamo di sistemare qua, tipo qua c'è un bicchiere, perché non si sa. Vi faccio vedere il regalino numero 1 che è il pigiama che sto indossando, anche perché adesso mi dovrò vestire e preparare per il pranzo. Comunque è questo qui, guardate, è super carino ed è di Tezenis, me l'ha regalato la mia nonna, è in flanella ed è super carino ed è super caldo e natalizio soprattutto. È fatto sopra a camicione, è un po' mamma ho perso l'aereo proprio, camicione con proprio i bottoncini come se fosse proprio una camicia e sotto il pantalone elasticizzato molto comodo ed è davvero carino e la mia nonna subito mi ha detto guarda che è quello della pubblicità dove sono vestiti lei, il compagno e la bambina tutti uguali, è stupendo e io va bene nonna, è bellissimo e infatti l'ha regalato uguale sia a me che a mia cugina che ha 18 anni e anche a lei è piaciuto un sacco. Devo dire davvero super carino, poi io adoro tutto ciò che è natalizio, che è in periodo, insomma davvero bellissimo. Tra l'altro trovo che sia un regalo di Natale super carino con cui fate una bella figura senza spendere troppo, quindi se ancora siete alla ricerca degli ultimissimi regali come me, che mi riduco sempre all'ultimo, questo potrebbe essere un ottimo suggerimento. Non so come siete messi voi, ma io un disastro, ho veramente poca fantasia per quanto riguarda i regali. Veramente non so come mai, mi riduco sempre all'ultimo secondo, ma da sempre. Poi ultimamente, nell'ultimo periodo, ho lavorato un sacco, quindi tempo poco, quindi bene. Questa settimana che ho qualche giorno di ferie prima del Natale dovrò prendere tutto quanto quello che ho indietro, che è veramente un sacco di cose. Adesso comunque mi sistemo, mi vesto eccetera perché vado a pranzo giù dai genitori di Alessio, vivono nell'appartamento al piano di sotto e molto spesso la domenica pranziamo insieme, così la troviamo pronta e soprattutto stiamo un po' in compagnia, quindi adesso vado a vestirmi. Nel frattempo abbiamo anche fatto partire una lavatrice insieme alla lavastoviglie, infatti riflettevo sul fatto che abbiamo fatto una cosa davvero super intelligente, quella di aumentare il kilowattaggio. Noi l'abbiamo fatto principalmente per l'induzione. Non è strettamente necessario farlo, però ci hanno detto metti che state utilizzando e volete far partire un altro elettrodomestico, è più comodo, quindi noi abbiamo aumentato i kilowatt e devo dire che è comodissimo, tipo adesso che avevamo veramente tante cose indietro sta andando la lavatrice, scusate, la lavastoviglie e contemporaneamente anche la lavatrice, super comodo.
Non credo di avervi mai fatto vedere questo angolino che è l'antibagno, non è che sia bellissimo, però è davvero molto utile perché appunto la lavatrice rimane fuori dai piedi, qui mangia Maki, il nostro micio, qua c'è l'angolo detersivi, 2 scope, l'aspirapolvere, quello col filo alla vecchia. Questo qua è un vecchissimo folletto che funziona ancora da Dio e lo utilizziamo quando proprio vogliamo pulire di fino. E insomma è un piccolo disbrigo che aiuta tantissimo in una casa, e questa qua ovviamente è la caldaia. Desidererei coprirla, cioè nasconderla con qualche mobile, ma non credo che sia possibile perché ha tutti questi tubi a vista e soprattutto arriva fino al soffitto, quindi non credo che sia possibile. Ma se voi conoscete un metodo, un modo insomma, o se avete avuto esperienze simili, scrivetemelo nei commenti perché a me piacerebbe molto coprirlo. Non che ci sia qualcosa di male ad avere la caldaia a vista, però insomma sapete che io sono più per il minimal. Eccolo qui il completo. È super carino, chi mi segue su Instagram l'ha già visto perché l'ho fatto vedere proprio ieri mi sembra. È un completo di Yamamai, una sorta di tuta elegante, quindi perfetto sia per stare in casa che volendo per uscire, se sdrammatizzato con alcuni accessori. È in ciniglia, super morbido e caldo ed è composto appunto dalla felpina e dal pantalone elasticizzato, comodissimo, ed è molto molto carino ed è un ottimo compromesso appunto per rimanere comodi, caldi e anche un po' alla moda, perché adesso si usano un sacco questi completi comfy ma per uscire. Poi come vi dicevo, se volete utilizzarlo comunque per una situazione un pochino anche più elegante, si può fare con accessori un po' più decisi, quindi magari delle collane o degli orecchini un po' più importanti, si può rendere più prezioso il look. È super carino, come vi dicevo è di Yamamai ed è della nuovissima collezione, quindi anche questo volendo un'idea regalo per voi o per gli altri. C'è di questo colore che è grigio perla oppure nella variante tortora ed è super carino. La nonna devo dire che è troppo avanti. Qua non guardate il macello perché stiamo cambiando la biancheria del letto visto che è weekend. Cominciamo con il primo sacchettone, vi faccio vedere. Questo era di mia nonna, quindi oltre al pigiama e al completo che indosso adesso che vi ho appena fatto vedere, c'erano anche altri pensierini per la casa, nello specifico 2 tovagliette rosse, quelle per la colazione, piuttosto che se siamo solo io e Ale a pranzo o a cena, color rosso, quindi natalizie con i glitter, molto carine. E poi ve l'ho detto, noi utilizziamo tanto le tovagliette se siamo solo in 2, non stiamo a tirar fuori una tovaglia intera, quindi molto simpatiche, 2 pezzi. Poi tovaglioli di carta con i soldatini, con schiaccianoci, anzi è un tema che io amo molto per il Natale, infatti sia quest'anno che l'anno scorso abbiamo utilizzato tantissimi soldatini, sia come decorazioni sull'albero stesso che alla base dell'albero. Se vedete uno dei video precedenti in cui faccio l'albero insieme a voi, vedete che soldatini ne abbiamo, quindi mia nonna è super attenta e mi ha regalato appunto i tovaglioli di carta. Molto molto carini perché ha anche questi profilini così oro, rosso, verde che mi piacciono tantissimo, infatti alla cena di ieri li abbiamo utilizzati. La marca è questa qua, Easy Life, che io non conoscevo, con i nut tracker appunto, quindi con gli schiaccianoci, veramente molto molto carini. Poi abbiamo 2 tazze per la colazione molto grandi, quindi le mug, e sempre a tema super natalizio. Questa tazzona ha un bell'albero e tanti piccoli oggettini natalizi come appunto l'orsetto, le campane col fiocco, un altro schiaccianoci, la tromba eccetera, è super carina. Io adoro le tazze, ne ho tantissime perché adoro tè e tisane, soprattutto il tè caldo, lo bevo tutto l'anno, anche ad agosto, io tutto l'anno. E la marca è questa, Ambiente. Non so dove abbia preso queste cose, non conosco questa marca, ma indagherò con la mia nonna. Sono molto carine. La seconda tazza, sempre stessa marca, Ambiente. Anche questa tema natalizio, ma diversa, questo qua sempre schiaccianoci, molto carine. Passiamo ora agli ultimi 2
pacchetti, sacchetti che contengono a loro volta altri pacchetti. Non ricordo se sono solo di mia mamma o se è un misto mamma-nonna. In ogni caso adesso vi faccio vedere il contenuto e come vedete mi sono messa per terra perché sono pieni di brillantini, non so se si vede la fotocamera. Non volevo riempire il letto, quindi mi metto tranquilla per terra che al massimo passo l'aspirapolvere. In questo sacchettino c'era questa bellissima scatola che contiene set di 2 strofinacci, sono proprio cose fatte apposta per il Natale, sono molto carini. C'è scritto Cozy Winter Wipes e l'altro invece ha questa trama, quindi è tinta unita con la trama laterale, molto carini, sempre come idea pensierino di Natale. E poi l'altro abbinato, guantone più presina, sempre tema natalizio, quindi sempre questi colori molto caldi con inserti oro molto carini. Guardate anche il guantone da cucina, sempre utili. Pensate che anche se mia nonna non lo sapeva, abbiamo appena bruciato il guanto da cucina perché Alessio si è fatto un disastro col forno, insomma l'ha distrutto, quindi penso proprio che andremo a sostituirlo visto che questo è nuovo di pacca e quello che avevamo prima è veramente ridotto malissimo. Poi altro pensierino, questa super confezione a forma di casetta con dentro un paio di calzini. Calzini io ne uso una marea, poi periodicamente o li rompo o li perdo. E questa qua è sempre una confezione natalizia, come vedete infatti c'è scritto Merry Christmas ed è molto carino. Calzini rossi con gli inserti con i cuoricini glitterati. Mia nonna dice che sono calzini per stare in casa, quindi quelli antiscivoli, non sono convinta, ma devo aprirli. Sì, ha ragione la nonna, donna antiscivolo, quindi sono quelli fatti apposta, cioè col prezzo, fantastica. Mia nonna dimentica un sacco di volte i prezzi, però non importa, non ci facciamo riguardi. Super carine comunque. Questa scatola pazzesca è frutto di mia mamma, è davvero meravigliosa, come vedete si ripete il tema degli schiaccianoci, sanno tutti che mi piacciono moltissimo sotto Natale, è veramente una scatola meravigliosa, in più vabbè adesso è disfatta ma credetemi era davvero bellissima, aveva questo fiocco super in tinta, sempre natalizio con i glitter rosa super luminosi e una bella palloccia di Natale con la rennina, cioè mia mamma coi pacchetti veramente si supera, bellissima. Comunque al suo interno c'è questa confezione della Nespresso che contiene 2 tazzine. Io sono una super fan della Nespresso, mi piace molto il loro caffè prima di tutto, ma anche poi tutto ciò che riguarda gli accessori. E giusto nelle storie di Instagram avevo detto che io ho 2 tazzine così di colori diversi e dicevo sarebbe bello averne di più perché io l'avevo trovato in un calendario dell'avvento dello scorso anno Nespresso e mia mamma ha ascoltato le storie e quindi a sorpresa mi ha regalato appunto 2 tazzine. Vi faccio vedere aprendo la confezione. Eccole qui, super belle, sono 2 tazzine da caffè fatte a capsula, in questo caso ne abbiamo una oro e una viola, sono bellissime, super eleganti, guardate che belle, elegantissime e super particolari, belle. Altro regalo sempre di mia mamma, sempre Nespresso, perché mia mamma è una di quelle che se le dici che ti piace una cosa, poi avrai tutto di quella cosa, però io apprezzo molto, perché almeno è sicuro che mi piace, però sono tutte sorprese, questa è la cosa bella, cioè io non chiedo mai regali, mi riesce davvero difficile, perché non so mai dire quanto uno dovrebbe spendere, mi scoccio insomma, non sono fatta così. Comunque una volta il pacchetto era molto più bello, però ora ovviamente l'avevo già aperto, quindi ve lo faccio vedere così, però la scatola è super carina perché si divide a metà in questo senso. Un po', ah sì, eccolo qua, perché è calamitato, guardate che bella, super idea, regalo anche questa. È praticamente una confezione con vari astucci di capsule, tutte limited edition, penso che mi abbia detto mia mamma, e tutte personalizzabili, quindi decidete voi cosa metterci dentro, sono stupende, guardate che belle, le confezioni sono veramente bellissime, queste le altre due,
belle belle belle. All'interno questo mega plico che io ho già aperto, dove vi spiega ogni singolo caffè, come è fatto, da che parte arriva, qual è il sapore, eccetera. Bellissimo, davvero davvero bello. E qua sotto, attenzione, tadan, praticamente sono dei bicchieri fatti apposta per la degustazione del caffè, che io non avevo mai visto. Nello specifico sono fatti così, sono pazzeschissimi, perché avete mai visto un caffè servito in una cosa del genere? Credo di no. Bellissimo, guardate, la base è molto molto alta, mi piace un sacco. Devo dire che è un regalo molto originale se avete qualche amico, parente amante del caffè. Bello bello, mi è piaciuto davvero tanto, brava mamma. Lei è sempre quella dei regali molto originali e ricercati. Mia mamma non è mai banale, nel bene e nel male. Ecco, questi erano un po' i regali che ho ricevuto da mia mamma e mia nonna per Santa Lucia. Ve li ho fatti vedere anche perché possono essere un'ottima idea regalo per i vostri regali di Natale dell'ultimo minuto. Manca una settimana a Natale, quindi siete ancora in tempo e, come vi dicevo, io sono un disastro perché me ne manca ancora qualcuno. Quindi ve li ho fatti vedere, fatemi sapere nei commenti se vi sono piaciuti, se prenderete spunto, qual è stato il vostro preferito. Adesso vado a sistemare due cose e a bermi una bella tisana, anzi un bel tè caldo, perché mi voglio scaldare, mi voglio concedere un attimino per me. Che dovete fare le foto col premio in mano. Cioè, le fate oggi a tutti quanti. Ma scusa, poi mi chiedo. È giunto ora il momento di raccontarvi una grossa novità che riguarda la mia vita, ma partiamo dal principio. Chi mi segue su Instagram sa che ultimamente io sono stata un pochino strana, nel senso che ero molto triste sulle mie, ci sono stati anche 3-4 giorni in cui sono stata poco presente a livello di social e per me è molto strano. Insomma, c'era qualcosa che non andava, l'hanno percepito un po' tutti e io ho detto che l'avrei raccontato a tempo debito, quindi questo è il momento. Non l'ho raccontato ancora su Instagram, penso che rimanderò direttamente al video per non raccontarlo 500 volte, perché è una cosa di cui non ho assolutamente vergogna, non c'è niente di male, anzi, ma si tratta di una cosa molto personale, quindi lo racconterò una sola volta e basta. Non è semplicissimo parlarne per me, nel senso che comunque è un nuovo capitolo della mia vita, quindi come tutti i nuovi capitoli fanno paura, ma arriviamo al dunque. La verità, il motivo per cui io ero un po' turbata ultimamente è che sono arrivata alla conclusione che ho deciso di lasciare il mio posto di lavoro. Si trattava di un posto di lavoro molto sicuro, a tempo indeterminato, in un posto dove era impossibile che il tutto fallisse, insomma il posto più sicuro a livello lavorativo del mondo, ma io non stavo per niente bene, non mi sono mai trovata super bene, ma pensavo che con il tempo si sarebbe passata questa cosa, quindi che magari fossero sensazioni da ultima arrivata, diciamo. Invece ora era passato parecchio tempo e il mio malessere non faceva altro che acuirsi, quindi stavo molto male. Lo sapete, è un lavoro tosto e in più se non si sta bene nel posto di lavoro diventa davvero una grande pesantezza. Io stavo proprio male. Per male io vi sto dicendo che alla mattina avevo proprio un senso fisico di nausea, quindi mi veniva da vomitare per l'ansia che avevo di recarmi al lavoro. La sera a volte piangevo con Alessio perché dicevo non ci voglio più andare. Io sto parlando veramente di un'ansia molto grossa, di un malessere molto grosso, solo che non volevo mollare perché è un posto di lavoro sicuro. Per noi quello che viene sarà un anno importantissimo e pieno di spese, quindi ci sposiamo a luglio, tra 7 mesi. Abbiamo deciso di ristrutturare casa, faremo un bellissimo esterno, la piscina, tutto quanto, quindi lasciare un posto di lavoro sicuro, fisso, in un anno che ci attende così impegnativo, per me era uno sbattimento, però al tempo stesso io cercavo di tirare avanti e stavo male, troppo male, fin quando Ale, che è la persona più inquadrata del mondo, la persona più
capito che tira dritto per la sua strada, fa quello che deve fare, mi dice basta, tu non puoi più stare male così. Se la tua preoccupazione sono le spese, noi vedrai che ce la facciamo, comunque un altro posto di lavoro lo trovi perché sei una persona super in gamba, ma comunque al di là di tutto devi lasciarlo perché non stai bene. E quindi così è stato, ho aspettato, ma poi questa esigenza è diventata proprio appunto una vera e propria cosa da fare nell'immediato e ho deciso di lasciare. È stata una scelta molto difficile per i motivi che vi ho detto, ma sono ora serena, ora sto meglio, sono stata veramente molto male negli ultimi mesi proprio perché non trovavo un motivo per andare avanti, per continuare a lavorare in queste condizioni. Ora che ho preso il coraggio di lasciarlo mi sono sentita molto meglio. Comunque dovrò finire il mio periodo lavorativo, il preavviso eccetera, ma comunque già sapere che ha una scadenza tutto questo per me è stato un alleggerirmi di tantissimo. Non ho ancora deciso che cosa andrò a fare dopo, non ho ancora deciso perché voglio decidere la cosa migliore per me, una cosa che mi faccia stare bene, che stia ai miei ritmi e non viceversa, perché oltretutto, oltre che non stavo bene, questo lavoro mi portava via una quantità infinita di tempo, infinita, e ovviamente se uno deve lavorare o comunque se uno tutto sommato sta bene al suo posto di lavoro lo fa volentieri, ma se in più ti pesa, ti trovi male, cioè questa cosa mi pesava il triplo di più della situazione, quindi non voglio prendere il primo treno che passa, ma voglio decidere l'opzione migliore per me, quella che mi fa stare bene, quella che mi va addosso, quindi ho deciso appunto di lasciare e non ho ancora deciso cosa andrò a fare. Vi posso dire che comunque nel mentre mi sono iscritta ad un corso che non c'entra niente con tutto ciò che ho fatto fino adesso come posto di lavoro, quindi non ha niente a che vedere con l'infermieristica. Mi sono iscritta a questo corso, ma appunto adesso lavorando non riesco più di tanto a frequentarlo, spero che con le vacanze di Natale potrò andare avanti e poi adesso sono un pochino scaramantica, aspetto un attimo a parlarvene, sicuramente in un altro video vi racconterò qualcosa di più, però ecco, spero che con le vacanze di Natale potrò frequentarlo e poi vediamo come va, dita incrociate. Ci tenevo comunque a raccontarvelo, a rendervi partecipi di quello che mi è successo in tutta la sincerità del mondo, anche se so che potrebbe... Cioè, la prima reazione di tante persone quando l'ho detto, persone a me vicine nella vita di tutti i giorni, è stato un po' di stupore perché insomma ho lasciato la strada più sicura del mondo, ma allo stesso tempo hanno capito immediatamente il mio stato d'animo e mi hanno detto hai fatto bene. Addirittura le mie migliori amiche mi hanno detto guarda, cioè noi ce lo aspettavamo tantissimo, nonostante io non sia mai stata palese nel mio raccontarmi in questa situazione di malessere perché cercavo di affrontarla da sola, comunque ne parlavo solo con Alessio, ma le mie migliori amiche che mi conoscono da tantissimi anni e sono come delle sorelle mi hanno detto ce lo aspettavamo che questa cosa prima o poi sarebbe successa perché si vedeva che non eri proprio serena, si vedeva che, non so, si vedeva questa cosa, ce lo aspettavamo tutte. Quindi ora sono convinta che sia la cosa migliore e spero di avere anche il vostro supporto naturalmente, perché per me è una cosa difficile, una scelta molto difficile, ma una scelta strettamente necessaria, quindi lascio una via sicura per non si sa che cosa, ma la mia salute mentale, soprattutto a 30 anni, era di vitale importanza. Ecco, questo è un po' tutto quanto, vi ho spiegato che cosa mi frullava per la testa in questi ultimi mesi, in questo ultimo mese soprattutto, vi ho raccontato quelli che sono i miei pensieri più intimi riguardo a questa cosa, quindi ho voluto come sempre essere sincera al 100% nonostante sia un argomento un pochino delicato secondo me e comunque una fase della mia vita delicata perché sono spaventata per quello che sarà, perché prima di tutto devo, non so, cioè ci sono tante spese, quindi bisogna affrontare le spese, quindi ci devono essere delle entrate sicure, ma poi soprattutto perché non voglio rinunciare ai miei sogni e non voglio sacrificarmi solo per un senso di dovere, non so se riesco
a spiegarmi. Comunque, come sempre ho voluto essere sincera al 100% con voi, quindi spero che apprezziate questo mio sforzo. Basta, aspetto i vostri commenti come sempre qui sotto al video. Per chi non fosse iscritto al canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E basta, la giornata è praticamente giunta al termine, sono le 9 di sera, noi ci siamo un pochino rilassati, messo a posto un po' i vestiti puliti e stirati, abbiamo svuotato una lavastoviglie, anzi due penso in tutta la giornata. Io vi saluto, vi mando un bacio grande, niente, alla prossima!